Dopo i tarocchi universali di Roberto De Angelis, vediamo un altro mazzo creato da un maestro del fumetto, i Secret Tarot, disegnati da Marco Nizzoli. Un mazzo che saprà riservarvi delle sorprese, ma dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui vi mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Se vorrete acquistare il mazzo, in descrizione trovate dei comodi link che potranno esservi utili. Prima della fine della puntata, con un semplice clic potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione o iscrivervi al canale cliccando sul logo nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Eccoci di fronte al nostro mazzo. Partiamo subito dall'analisi della confezione, come vedete abbastanza semplice, la scatolina di cartone lucido. Potete già vedere dalle immagini presenti sul davanti, sui fianchi, anche sul retro, l'arte e la grafica di quello che sarà il mazzo, però ovviamente andremo a vedere poi le carte e così potete avere una visione completa di questo mazzo che è stato creato da Marco Nizzoli. Qui c'è scritto Marco, il suo nome in realtà è Gianmarco. Il mazzo è Secret Tarot, editato dallo Scarabeo. E ovviamente partiamo adesso proprio con l'apertura. Con la scatolina bisogna fare abbastanza attenzione, sì è vero è delicata, però se intendete usare il mazzo frequentemente potete tenerlo in un sacchettino a parte e quindi preservare ancora di più la vostra scatolina. Mettiamo qui da parte. Allora, questo è il mazzo, ovviamente sono 78 carte, c'è una carta iniziale di presentazione dove c'è ovviamente il titolo, una dello scarabeo e quindi anche tra virgolette pubblicitario, e abbiamo questo il piccolo libricino dove ci sono ovviamente le indicazioni iniziali per avere un quadro generale, per iniziare, insomma per i neofiti, ma io direi giusto un'infarinatura. Ovviamente bisogna approfondire con dei libri o meglio ancora, insomma, se avete le vostre conoscenze già dei tarocchi, potete leggere qualcosina di interessante. Le lingue sono queste: inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese. Più o meno sono dedicate ad ogni lingua una decina di pagine. Ho visto che a volte in altri mazzi la parte in inglese è un po' più esaustiva, quindi con qualche pagina in più, con qualche indicazione in più. Invece qui sono tutte equamente distribuite. Allora, è interessante, ve lo consiglio di leggere perché racconta una storia, quindi non solo le basi sulla divinazione, e ci sono anche i vari significati delle carte, però ovviamente le parole chiave molto stretto, molto conciso, però ci sono delle cose interessanti, come se appunto il mazzo raccontasse una storia carina e simpatica di un iniziato che incontra un mago e va nel regno ovviamente della terra dei segreti e quindi comincia il suo percorso, le sue peripezie, quindi non vi voglio spoilerare nient'altro, è una cosa carina. E poi nei vari 4 semi
e si possono appunto trovare altre cose interessanti dove parla del regno del piacere, quello delle coppe, della ricchezza, quello dei denari, il seme di spade, ovviamente del regno del dolore, invece quello è il seme di bastoni, l'opera umana. Vi ho detto un po' in senso striminzito e veloce perché voglio che comunque andiate voi a leggere, perché è raccontato brevemente, però molto, molto carino. Questo è il librettino, ovviamente è facile da rovinare, come vedete un pochettino già l'ho rovinato nell'usarlo, nel leggerlo, ci sta purtroppo, appunto perché è abbastanza delicato. Parlando delle carte, poi adesso vedremo man mano nel dettaglio tutti gli arcani, prima i maggiori e poi i minori, e la parte come vedete proprio della carta a me sembra di buona qualità, sì è vero abbastanza sottile, lucida, e ovviamente bisogna maneggiare con molta cura, quindi ovviamente io consiglio sempre un tipo di mescolamento per le carte che sia abbastanza soft e delicato, in modo tale da preservare quanto più possibile il vostro mazzo e anche i bordi, appunto soprattutto i bordi. Come avete potuto già notare, le varie carte hanno il bordo intorno, e quindi poi troviamo per gli arcani maggiori il numero sopra, sotto c'è appunto il nome della carta corrispondente, e un po' così per tutti gli altri, quindi gli arcani maggiori. Questi sono tutti gli arcani maggiori, e anche così per i minori, ma li vedremo meglio in seguito. Un'altra cosa da notare è che il retro ovviamente in tanti mazzi sono reversibili e ovviamente non si intuisce quando la carta è al rovescio o al dritto, e invece qui, visto che hanno scelto effettivamente una carta presente, esattamente le 2 di coppe in questo mazzo, vi accorgerete che la carta è rovesciata se appunto usate la lettura a carte rovesciate. Andiamo adesso a conoscerli meglio partendo proprio dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte ai nostri primi arcani, i 22 maggiori. Vi ricordo che dopo trovate lo slideshow per vederli singolarmente, uno per uno, ma così potete avere già la visione completa di tutti gli arcani. Come già detto, quindi sono stati creati da Gianmarco Nizzoli, famoso illustratore e fumettista. Vi consiglio di seguirlo, ovviamente se non lo conoscete. Invece tutti i fan di questo artista, insomma, saranno contenti e soddisfatti di questa bellissima opera, perché in pratica si tratta proprio di tante piccole opere. A me piace tantissimo, ovviamente deve interessare, deve coinvolgere lo stile anche abbastanza, che si nota, fumettistico di questi arcani. Contrariamente a quanto ho visto altre recensioni, non mi sembrano così tanto cupi, dark, assolutamente no, non mi sembra. Cioè ci sono delle atmosfere un po' più cupe, ovviamente perché lo richiede anche la carta stessa. Come potete notare, magari le ambientazioni un po' più difficili, un po' più crude, come possono essere appunto quello della torre, quello del diavolo, oppure per far risaltare il cammino nel buio e la luce di questa lanterna dell'eremita, anche quelle notturne della stella, della luna, la riservatezza e la segretezza della papessa. Quindi secondo me, vabbè, la morte è ovvio che sia rappresentata in questo modo così scuro, quindi secondo me è completamente attinente a quello che prevede il significato della carta stessa. Ma parliamo subito di una cosa, perché
se avete già notato, alcune, cioè uno guardando il mazzo, già vedendo gli arcani maggiori, può capire se si tratta di un mazzo che si rifà alla tradizione inglese, a quella Waite-Smith, oppure quella francese dei Marsigliesi. Ebbene, io qui vi dico che c'è una sorpresa, perché ovviamente quella marsigliese vede la giustizia al numero 8 e la forza al numero 11, e adesso vi mostro velocemente, quindi come questi tarocchi marsigliesi, e invece, come sappiamo bene, quelli Waite-Smith vedono la forza al numero 8 e il numero 11. Magari molti di voi sanno già la differenza. Quelli marsigliesi poi nei tarocchi e nei 56 minori troviamo quelli numerali, dove troviamo solo riferimento del numero del seme stesso. E invece in quelli Waite-Smith sono tutti con un'ambientazione, una grafica e quindi anche eventualmente con dei personaggi. E invece qui, sorpresona, questo è un mazzo che io chiamo ibrido, come tanti altri mazzi moderni, dove nei 22 maggiori abbiamo la versione marsigliese e invece poi, vi svelo già, poi lo vedremo successivamente, negli arcani minori troveremo quella inglese, quindi quella Waite-Smith, dove sono tutti rappresentati con una propria ambientazione. Quindi adesso, se ho destato la vostra curiosità, ovviamente poi andremo a vedere. Un'altra cosa interessante è che ve le mostro, ovviamente essendo alcune cose rispecchiano anche quella inglese, quindi in realtà è stato creato un bel mix, a mio parere. Poi in tante circostanze ovviamente l'artista le ha interpretate a modo proprio, secondo me in modo abbastanza soddisfacente e facilmente intuibile. È normale, come vi ho detto, che soprattutto magari per i maggiori, seguendo un po' di più, almeno in alcune carte, la tradizione quella marsigliese, si può vedere anche, l'ho notato soprattutto in alcune carte, anche se poi è stata fatta un'interpretazione propria. Per esempio la carta degli amanti, dove in quelli Waite-Smith si vedono solo i due amanti, invece in quelli marsigliesi si vede l'uomo al centro diviso tra le due scelte, invece qui è stato fatto in questo modo. Stessa cosa ho notato anche per la carta della ruota, che spesso nei Waite-Smith e di quelli simili a quella inglese c'è semplicemente una ruota e invece qui viene rappresentata proprio diversamente da questa ruota molto particolare e dallo scendere e salire di queste scimmiette, di questi cagnolini, insomma di queste figure abbastanza particolari e strane. Adesso potete fermare il video in questo momento per avere la vostra bella visione, però vi ricordo che trovate subito dopo lo slideshow e vederle una per una, così potete cogliere tanti bei bellissimi particolari. Ma procediamo poi con gli altri arcani.
Eccoci di fronte al primo seme, quello delle coppe, e quindi troviamo i 10 numerali che, come già detto, quindi si rifanno alla tradizione inglese, e quindi poi abbiamo anche i 4 arcani di corte, quindi il fante, il cavaliere, la regina e il re. Ovviamente per chi conosce i Reed Smith può notare che bene o male sono molto vicini nell'interpretazione, magari al massimo ci possono essere dei piccoli cambiamenti che ovviamente non vanno ad inficiare quello che è proprio il significato classico e tradizionale. Per esempio vi faccio notare il 5 di coppe, dove di solito insomma le 3 sono giù, sono cadute a terra, e invece poi altri piccoli dettagli, come ho detto, che comunque si rifanno lo stesso ai significati che potete già conoscere, oppure se siete alle prime armi potete man mano approfondire. Una cosa carina che ho notato, e la vedremo poi in tutte le carte, che come già vi faccio vedere proprio negli arcani maggiori, c'è questo trafiletto sopra e sotto, dove appunto c'è l'indicazione del numero e del nome della carta, che negli arcani maggiori è di questo grigio, effetto un po' marmoreo a mio parere, e invece per tutti gli altri arcani nei 4 gruppi degli arcani minori cambiano colore, sempre ovviamente abbastanza delicati, tenui, quindi un po' pastello, qui in riferimento proprio all'elemento delle coppe, quindi quello dell'acqua, è stato scelto questo celeste molto molto chiaro, e quindi lo potete notare. Ovviamente andremo a vedere anche negli altri che va a cambiare colore, ovviamente sempre in base all'elemento di riferimento. Potete fermare il video in questo attimo qui per godere meglio e vedere ogni singola carta, e noi adesso andiamo avanti a vedere gli altri semi. Eccoci di fronte al secondo gruppo di arcani minori, quello dei denari o pentacoli. L'elemento di riferimento è quello della terra. Ovviamente abbiamo, come dicevo prima, proprio per riallacciarmi al fatto del vedere il trafiletto diverso per ogni gruppo, abbiamo questo giallo abbastanza chiaro. E quindi sottolineo questo perché secondo me si può adottare un tipo di lettura simbolica proprio in riferimento ai colori, e quindi magari appunto in un metodo si possono subito di primo acchito capire quante carte ci sono di un certo seme, e quindi entrare in confidenza con la lettura stessa, perché si possono trarre delle informazioni utili. Non solo questo può essere un suggerimento, ma può esserlo anche il fatto che i colori di queste carte sono abbastanza intensi, chiari, decisi, netti. Anche in questo caso possono essere utilizzati oltre alla lettura classica, appunto conoscendo i significati normali, tradizionali, però si possono integrare tanti altri tipi di lettura, come abbiamo detto quello simbolico. Se volete approfondire questo argomento vi consiglio di cliccare in alto a destra per avere proprio informazioni su questo tipo di lettura e vederlo nella puntata che ho fatto. E poi ovviamente ci sono tanti piccoli dettagli, non sto qui a soffermarvi, lascio a voi l'incombenza e il piacere anche di andare a cogliere in ogni singola carta, quindi di studiare questi piccoli dettagli che possono aiutare una nostra personale interpretazione, e quindi cercare di integrarli proprio ed arricchire le vostre letture. Adesso passiamo avanti con il prossimo seme. Benvenuti di fronte
al terzo gruppo di arcani minori, quello dei bastoni, e ovviamente si riferisce all'elemento fuoco e lo possiamo notare anche dal, come già detto precedentemente, dal traviletto dedicato di ogni colore diverso per ogni gruppo. Abbiamo questo rosa oppure rosso molto ma molto 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 chiaro e quindi ritrovarlo e riconoscerlo appunto in una lettura tramite questo colore qui che è stato scelto appunto per questo gruppo di carte. Allora, come già detto precedentemente, ovviamente ci sono delle interpretazioni diverse e che ci stanno, secondo me, non creano difficoltà nella lettura, anzi magari delle cose diverse, delle interpretazioni diverse di alcune carte possono dare ulteriori informazioni, un'interpretazione diversa che possiamo cogliere e magari per certi aspetti piacere un po' di più. Alcune carte ovviamente ci sono delle piccole differenze e che non che sì, è ovvio, per chi conosce i tarocchi si notano abbastanza facilmente, come magari abbiamo l'otto di bastone dove si vede questo omino, invece di solito si vedono solo gli 8 bastoni svolazzanti. Ci sono delle carte che ovviamente sono invece molto diverse. Uno, se ci tiene alla tradizione o al significato classico, potrebbe avere qualche difficoltà, però, vi ho detto, secondo me il fatto di trovarsi delle indicazioni diverse possono arricchire la propria lettura. Come il 10 di bastoni, adesso ve lo mostro. In questo caso noi troviamo di solito in quelli della tradizione inglese di Wade Smith questo omino affaticato e appesantito che insomma porta con sé questi 10 bastoni. Invece qui viene interpretato in questo modo da questa donna che sembra quasi recitare in questo attimo, no? Nel momento in cui è stata disegnata e lì insomma un po' mi è distante dal significato stesso. In effetti sul librettino anche ho visto dà proprio il significato di oppressione, appunto nel senso lato di difficoltà, che io ci vedo nella rappresentazione di questa carta, non ci vedo proprio in questa forse di difficoltà, di chiusura dato dal ciò che si trova dietro a questa bellissima e affascinante signorina, forse dal cranio che ha in mano, che sembra essere un po' rotto, rovinato, spezzato, non lo so, con questo effettivamente ho qualche difficoltà, però probabilmente appunto ci si può ritrovare, osservare e magari vedere di pensare ad altre tipologie di significati. Un'altra cosa sempre che mi viene da dire in riferimento a cosa totalmente diversa era, adesso vi faccio vedere, non l'ho fatto vedere prima, però ovviamente sto parlando di questa cosa adesso, è il 5 di denari. Il 5 di denari, giusto per intenderci, faccio vedere la carta di riferimento, che è totalmente diversa da quella che è la solita rappresentazione, dove c'è questa finestra illuminata, questi due poveri disgraziati, tra virgolette dico disgraziati, che insomma procedono nel freddo sulla neve alla ricerca di un riparo, di un ristoro. Non lo vedo qui, non lo vedo assolutamente in questo 5 di denari, dove appunto nel libretto si trova il significato di un qualcosa di irraggiungibile,
qualcosa di totalmente distante da quello che noi desideriamo, da quello che noi vogliamo e quindi è totalmente diverso. Alcuni hanno fatto notare, ho visto alcune recensioni, che sembrerebbe proprio totalmente anacronistico con l'ambientazione il fatto che ci sia questo omino con questa macchina fotografica che appunto sembra fare una foto. Che sia questo proprio cioè il significato che ha voluto dare l'artista a questa carta, cioè proprio l'impossibilità, in questo contesto è totalmente impossibile avere la fama, il successo, la gloria è immortalato insomma da questo fotografo, e allora quindi da qui ovviamente può trarsi quel significato là. Magari ditemi voi nei commenti cosa ne pensate e se vi può creare qualche difficoltà. Come ho detto prima, per me no, magari bisogna proprio concentrarsi, trovare una propria tipologia, una propria serie di significati da adottare quando si va a leggere appunto questo mazzo. Ma adesso procediamo con l'ultimo gruppo. Eccoci di fronte all'ultimo seme, quello delle spade. Abbiamo l'elemento aria, è stato scelto come trafiletto, come colore del trafiletto questo viola molto chiaro. E, ovviamente si può notare dalla visione globale di questo gruppo che le atmosfere sono abbastanza scure, cupe, ovviamente come richiede anche purtroppo il seme stesso, che come trovate nel libretto viene associato al regno del dolore, e si legge, traspare proprio tutto proprio da come viene rappresentata ogni singola carta. Giusto per completare quelle che secondo me, come dicevo prima, sono abbastanza diverse da quelle che sono le rappresentazioni di altri mazzi, diciamo, negli arcani minori di questo tipo, quindi Waysmith, c'è il 3 di spade, che spesso viene rappresentato con un cuore enorme trafitto da 3 spade, e invece qui è totalmente diverso. La delusione, la disperazione, la tristezza effettivamente può anche trasparire da questa carta qui, quindi non necessariamente la possiamo trovare rappresentata così. Comunque direi che come significato, bene o male, ci sta con quello che è quello tradizionale. Poi sì, come dicevo, potete scoprire varie differenze, ma io non ho trovato difficoltà. Ovviamente è vero che consiglio questo mazzo per avere maggior profondità di lettura, perché magari si ha una certa esperienza e conoscenza dei tarocchi. Allora è ovvio che magari lo consiglio a chi è già un po' più esperto, però anche per il neofita può cogliere tante suggestioni, tante indicazioni, tante piccole cose, anche non conoscendo proprio i tarocchi stessi. Magari con qualche suggerimento già che vi ho dato potete già trarre delle informazioni, anche se poi alcune carte, come abbiamo visto, si discostano un pochettino. Tante, ovviamente c'è un'interpretazione diversa, anche le 5 di spade, anche l'8 di spade, dove di solito la signorina è legata con delle corde, bendata, insomma anche qui lei dovrebbe essere bendata, però non è strettamente necessario. Comunque il significato è facilmente intuibile, quindi è un mazzo effettivamente consigliato per tutti, sia per chi è appassionato magari anche di fumetto, per chi è fan di Gianmarco Nizzoli, per chi insomma vuole scoprire varie tipologie di lettura, come abbiamo detto, quella simbolica, anche quella intuitiva, e anche per chi ama i tarocchi marsigliesi però vuole incominciare a cimentarsi con qualcosa di diverso e quindi conoscere anche la scuola inglese. Non ho detto all'inizio, ovviamente ho parlato, sì è vero, della qualità, che a me sembra abbastanza buona della carta, la grandezza del mazzo insomma totale diciamo, lo spessore di tutte le carte insieme è di circa 2,5 cm circa,
e invece la carta è di 6,6 x 12, abbastanza maneggevole, quindi facile anche da mescolare. Ovviamente consiglio di essere abbastanza delicati da poter preservare il più possibile il mazzo. Si conclude qui la puntata, spero di esservi stata utile, di aver dato delle indicazioni, degli spunti interessanti. Se volete scrivete nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente potete andare a vedere tutte le altre cose che faccio sul canale, magari trovate qualcosa che vi può attrarre, interessare. E poi ovviamente potete seguirmi anche su Instagram. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per contattarmi per prenotare un consulto oppure per chiedermi delle informazioni. Grazie di nuovo a tutti, ciao, alla prossima!